Buongiorno a tutti. Allora, il video di oggi, contrariamente a quanto abbiamo fatto nell'ultimo periodo, non riguarderà le mie uscite passate, ma torniamo a parlare un po' della mia attrezzatura. Era da svariato tempo che volevo presentare un pezzo in particolare e parliamo del modo in cui io registro il mio audio, l'audio dei miei video, in particolare la mia voce. Appena ho avuto l'idea di iniziare questo canale, chiaramente non avevo molta attrezzatura, infatti il primo video, di cui metterò il link qui sopra, l'ho girato con il mio telefonino, con un gimbal che avevo, e quindi ho usato l'audio del telefonino, cioè il microfono del telefonino. In più quel giorno lì era abbastanza ventoso e quindi l'audio è stato veramente pessimo. Quindi già lì avevo capito che oltre a dovermi sforzare di parlare, bisognava anche considerare l'audio come un punto molto importante di questi video, perché se no si vede ma non si sente, quindi manca un pezzo. Il video successivo, di cui metto sempre qui il link sopra, non ho quasi mai parlato, e poi dal video successivo ancora mi sono dotato di un oggetto che mi ha consentito da lì in poi di avere un audio più che accettabile. E parliamo di questo oggetto qui. Questo è un registratore digitale audio che ha un suo microfono che viene attaccato, diciamo così, sui vestiti. Parliamo di questo oggetto che diciamo così, è incluso con il registratore, e vediamo subito come mai ho fatto questa scelta, cioè come mai ho scelto un registratore digitale invece che un microfono. Infatti, quando uno vuole fare un vlog o un video, ha davanti a sé diverse scelte per l'audio. La prima è quella di usare i microfoni inseriti nella videocamera che riprende, e questo è sicuramente il metodo più semplice, perché il file che ne esce fuori conterrà sia il video e sia l'audio, quindi in post-produzione è molto più semplice da gestire. Tuttavia, in genere, questa soluzione non consente di avere un audio di qualità, perché i microfoni integrati in genere non hanno una qualità molto alta, il microfono è lontano da chi parla, e quindi spesso l'audio è debole ed è disturbato dal suono circostante. Infatti in genere questi microfoni registrano tutto ciò che capita intorno, tutti i suoni che ci sono nell'intorno. Però sicuramente è una soluzione molto comoda, e soprattutto se uno tiene la telecamera vicino a sé potrebbe essere un'ottima soluzione. Infatti in questo momento io sto registrando con il microfono del computer e quindi non ho bisogno di altri microfoni. Sebbene, come magari potete sentire, l'audio non è di quelli da studio, però è comunque accettabile. Quindi questa è la prima soluzione. La seconda soluzione, che è quella che va per la maggiore anche su YouTube, eccetera, è quella di utilizzare dei microfoni wireless. Quindi c'è un pezzo, il microfono vero e proprio che si mette addosso e che è anche un trasmettitore Bluetooth che trasmette il segnale audio a un ricevitore. Questo ricevitore viene piazzato sulla telecamera e fondamentalmente anche in questo caso il file risultante è un file unico che conterrà sia la traccia video e sia la traccia audio, e quindi sarà molto più semplice post produrlo. Qual è il problema di questa soluzione? Il problema di questa soluzione è che intanto devo avere, diciamo così, un pezzo in più, quindi il ricevitore e il trasmettitore, tutte e due funzionano chiaramente a batteria, quindi devono essere sempre carichi e va bene, ma soprattutto devo avere una videocamera in grado di avere un ingresso audio. Quindi in genere questa è la soluzione che adotta chi decide di fare il proprio vlog con una videocamera vera e propria, con una macchina fotografica. Quindi ci sarà un video di qualità superiore e quindi il ricevitore viene montato sulla videocamera, e quindi poi avrò tutti i vantaggi del caso. Un altro piccolo svantaggio, che è tutto da verificare, che a talvolta la trasmissione viene disturbata da segnali che sono già nell'area e quindi potrebbe dare qualche disturbo. Infine, spesso la qualità dell'audio non è eccellente, però è sicuramente molto molto alta, soprattutto con i microfoni che vengono prodotti in questo momento.
Però se usate una action cam o se usate una telecamerina che non ha un ingresso audio, questa è una soluzione che non si può adottare. Esiste comunque anche un'ultima possibilità, che è quello di prendere dei microfoni che sono molto direzionali, molto sensibili e di alta qualità, e di montarli direttamente sulla videocamera. In questo modo si unisce un po' la praticità di avere un file unico dei microfoni wireless, ma si ha una qualità superiore, non c'è bisogno di avere niente addosso e il microfono è direttamente collegato alla videocamera, quindi si hanno gli stessi più o meno vantaggi e svantaggi dei microfoni wireless, ma con questo vantaggio in più di non avere due pezzi e anche avere una qualità superiore perché sono microfoni di un certo livello. La terza soluzione è quella di utilizzare dei registratori digitali. In questo caso ce ne sono di due categorie. La prima è il registratore classico digitale, che ha sostituito i vecchi registratori con le microcassette, che hanno i microfoni integrati. Ce ne sono di tutti i tipi, di qualità molto alta, quasi tutti sono in stereo, quindi possono registrare stereo e possono essere utilizzati, oltre che per registrare la propria voce, anche per registrare suoni della natura o suoni particolari per chi ha queste esigenze, oltre ad essere utilizzati per registrare una conversazione, eccetera, eccetera. Sono un po' più grossi, quindi si devono mettere in tasca o alla cintura, comunque ingombrano di più e hanno tutti la capacità comunque di essere collegati a microfoni a filo, e quindi anche il problema di avere questo scatolotto addosso per registrarsi non c'è, perché si può utilizzare un microfono a filo come questo. È solamente più ingombrante e in genere più costoso. Dopodiché arrivano i registratori digitali puri, tipo questo, che è in particolare lo Zoom F2. Zoom è una marca giapponese, F2 è il modello. Di questo oggetto qui ne esiste anche una versione Bluetooth, che poi vedremo che differenze ha, e questo registra semplicemente l'audio che gli arriva da un microfono a filo. Volendo, avendo un ingresso audio, si può anche attaccare a un microfono wireless, quindi io posso avere un microfono wireless e in tasca o da un'altra parte avere il ricevitore collegato a questo, rendendo ulteriormente più versatile il setup. Che caratteristiche ha questo Zoom F2? Allora, intanto è un registratore digitale a 32 bit. Questo cosa vuol dire? Che la profondità del suono, dell'audio che viene registrata è molto alta e quindi è più semplice gestire il file in post-produzione. Per quello che interessa a noi, poveri mortali e non audiofili, questi 32 bit consentono di non settare niente prima della registrazione. I registratori che hanno un minor numero di bit hanno bisogno di capire qual è il range di registrazione del suono, quindi quali sono i decibel minimi e massimi più o meno che lui deve prepararsi a registrare. Tutto ciò che eccede questo range praticamente lui non è in grado di distinguerlo, quindi come si dice clippa, cioè viene registrato un suono invece che la voce, fondamentalmente, perché non è in grado più di distinguere cosa c'è al di là di quella frequenza. È un po' come se io volessi registrare gli infrarossi su una macchina fotografica che invece ha un altro range di registrazione che rappresenta la luce visibile. Quindi se le fotocamere riescono, come abbiamo parlato quando abbiamo parlato della fotografia a infrarossi, quasi tutte riescono a registrare la luce visibile. Se io voglio che questa fotocamera registri al di là della luce visibile, devo dotarmi di una fotocamera più sensibile, va bene? E questo è lo stesso discorso. Io ho la possibilità con i 32 bit di registrare un più ampio range di suoni e quindi non ho bisogno di eccessivi settaggi e sarò
più o meno certo che il suono risultante non clipperà mai se io mi metto a urlare o se ho dei toni particolarmente alti o particolarmente bassi. In più posso recuperare meglio il suono, quindi se ho un suono molto basso che è stato registrato molto piano ho la maggiore capacità di recuperare questo suono, un po' come si fa sempre con le fotocamere che hanno dei sensori con un'ampia gamma dinamica, quindi le ombre per esempio che così registrate dal sensore sembrano nero, in realtà se il sensore è sensibile si possono recuperare e andare a vedere i dettagli che ci sono in quelle ombre, e con il suono, grazie a questi 32 bit, si può fare la stessa cosa. Ora, per ciò che interessa a me interessa semplicemente di non dover, prima di registrare, andare lì a fare settaggi eccetera, ma di infilare il microfono, accenderlo e parlare. Però vediamo che altre caratteristiche ha. Intanto non ha delle batterie integrate, quindi funziona con delle normali batterie a stilo. Sono 2 mini stilo e questo per qualcuno rappresenta un vantaggio, perché quando si scaricano basta cambiarle e quindi non bisogna attendere il tempo di ricarica. Per qualcun altro invece è uno svantaggio, perché bisogna sempre mettere le batterie a stilo dentro e poi quando si consumano si buttano. Io personalmente ho 4 batterie mini stilo ricaricabili e quindi ho fatto una via di mezzo, quindi ho sempre con me 2 batterie di scorta. Quando ne finisco 2 metto le altre 2 e poi arrivo a casa e le ricarico. Bisogna dire che con 2 batterie io personalmente faccio almeno 3-4 uscite di 3-4 ore, quindi il problema, diciamo così, che uno teme di rimanere senza batteria mentre è in mezzo al nulla c'è fino a un certo punto. Comunque sia, batterie a stilo. Il suono poi viene registrato su una micro SD e qui sarete voi a scegliere la capienza di questa micro SD, però diciamo che un file di 3 ore che registro io della mia voce, tra l'altro questo registratore registra in mono, non in stereo, quindi il file è ulteriormente ridotto di dimensioni, però diciamo che 3 ore di registrazione saranno 3 giga, 4 giga, quindi una carta di 16 giga o di 32 giga può tenere ore e ore e ore di registrato. Ha una porta USB 3, tuttavia questa porta in realtà non so come mai è lentissima, ha la stessa velocità di una USB 2, non può ricaricare chiaramente le batterie, perché le batterie sono stilo, però quando viene collegato al computer lui funziona con l'energia del computer, quindi non va a consumare le batterie. È la connessione che serve a scaricare i file se uno non vuole togliere e mettere la micro SD, che io consiglio di fare, cioè di usare il cavo, perché la porticina della micro SD è veramente molto delicata e quindi è meglio non toccarla mai. Ha 2 connessioni per connetterci il microfono e il monitor, quindi se uno vuole collegare una cuffia per sentire come sta avvenendo la registrazione eccetera eccetera, qui c'è la possibilità di farlo, mentre l'input è un jack di quelli da 3,5 mm, credo che si chiamino così, quelli piccoli. C'è la possibilità di avvitarli con la ghiera di sicurezza, quindi mettendolo in tasca, diciamo così, non c'è la preoccupazione che si possa sfilare e quindi non registrare più niente, perché se ha la vita si può avvitare. Ha poi una serie di controlli e fondamentalmente i controlli sono 2 tasti per il volume della cuffia, se è collegata, e stessa cosa invece il tasto stop e il tasto play per sentire ciò che è stato registrato, sempre con la cuffia. Normalmente questi 4 tasti non si utilizzano, io non li ho mai usati. C'è poi un selettore che normalmente è su off spento, dopodiché si accende e lui fondamentalmente fa un check della batteria. Qui c'è un LED che verde fisso vuol dire che la batteria è carica, dopodiché vira al giallo e poi al rosso man mano che la batteria si scarica. Dopodiché, collegando il microfono, qui c'è un monitor, una spia che è in grado di farvi capire se l'audio sta entrando oppure no. Dopodiché questo selettore può essere messo sulla posizione intanto di rec, quindi se io premo questo tasto lui comincia a registrare e si illumina il LED rosso, che vuol dire che è in registrazione. Dopodiché io posso mettere su hold e una volta che è messo su hold io, anche se premo questo tasto,
non succede niente, cioè lui continua a registrare. Questo serve appunto per evitare che il tasto venga premuto per sbaglio, quando magari questo registratore è in tasca, e quindi che la registrazione a vostra insaputa si stoppi. E quindi questa è una funzione che hanno un po' tutti questi registratori di questo tipo. Dopodiché per spegnerlo si rimette su on, si ferma la registrazione e si spegne. Ha una clip che si può anche togliere per, diciamo così, attaccare il registratore alla cintura. Io comunque lo nascondo sempre in una tasca dei pantaloni o della giacca che ho, e quindi fondamentalmente queste sono le caratteristiche di questo registratore. C'è un software per il computer che vi mostro ora, che consente di settare alcune cose che vedete sullo schermo. Alcune cose non le capisco nemmeno io, quindi non vado nei dettagli. In ogni caso online ci sono moltissimi tutorial su questo registratore che vi fanno anche degli esempi di registrazione, vi fanno sentire la qualità del suono, eccetera. Io lo uso in particolare per fare il format della carta. Quindi quando devo formattare la carta utilizzo questo software che mi consente di formattare la SD card. Diversamente sul registratore non è possibile fare la formattazione della SD card. Questo è quello per cui lo uso io, però potete registrare il formato di registrazione, 44 kHz o 48 kHz, la data, come devono essere chiamati i file, il tipo di batteria. Questo è molto importante, così lui riesce a calcolare soprattutto la capacità residua, se si deve spegnere dopo un certo periodo di non attività, se avendo la funzione Bluetooth deve utilizzare un timecode che vi aiuta poi nell'unire l'audio al video, fare il reset di fabbrica. Comunque questa è la schermata del software, un software molto semplice e non ci sono problemi nell'utilizzo, anche perché appunto io lo uso semplicemente, a parte le funzioni per impostare la data eccetera, per fare la formattazione della carta SD. La versione Bluetooth invece, che costa un po' di più, però adesso poi parleremo dei prezzi, appunto si può collegare via Bluetooth al telefonino e consente di fare le operazioni che avete visto sul software direttamente dal telefonino. Inoltre ha l'utilità che voi potete, senza dover tirare fuori il registratore che magari l'avete infilato in una tasca, l'avete nascosto eccetera, vi dà le informazioni sullo stato della batteria e se sta continuando a registrare oppure no. Quindi è sicuramente una funzione utile, consente di formattare la SD card attraverso l'applicazione Bluetooth, però costa di più. Quanto costa questo oggetto qui? Allora, diciamo che adesso, se non mi ricordo male, costa intorno ai 150 euro questa versione, quindi la versione non Bluetooth. Io l'ho comprato l'anno scorso, costava un po' di meno, costava sui 130 euro. La versione con il Bluetooth costa circa 40-50 euro in più. Quindi, se secondo voi è una funzione utile che vi può interessare, sicuramente vale la pena di spendere questi 50 euro in più. Diversamente potete serenamente risparmiarli. Io non ho mai sentito l'esigenza di avere questo Bluetooth. Per ciò che riguarda il microfono, come abbiamo detto, il microfono è un microfono a filo con una capsula, diciamo così, media, di media dimensioni. Vi vengono dati anche 3 di queste spugnette di ricambio. L'audio è quello che sentite nei miei video, quindi lo potete giudicare se è un audio valido oppure no. È chiaro che necessita di un pochettino di post produzione, quindi potete equalizzarlo nella maniera che voi ritenete migliore. È un microfono, devo dire, che tende a registrare anche il suono circostante. Sono tutti microfonini questi qui, a meno che voi non ne comprate uno specifico omnidirezionale, quindi sono costruiti per registrare tutti i suoni e non solamente il suono che viene direzionalmente sulla capsula. Non è un microfono eccezionalmente di qualità, diciamo così. Ho visto vari confronti di questo microfono con altri e questo non se la cava benissimo, però per funzioni di base e anche e soprattutto se uno non ha particolari esigenze, per me va più che bene. Stavo pensando di comunque comprare un altro microfono un po' più performante che riuscisse
a registrare il tono della voce in tutte le sue frequenze. Magari se procederò all'acquisto, anche perché costa come tutto il registratore, ve lo presenterò in un successivo video. Comunque devo dire che anche con la sua dotazione di base fa benissimo il suo lavoro, quindi la necessità non c'è, uno sfizio. Per cui io direi che abbiamo detto tutto su questo oggetto. Quando si va in post-produzione, chiaramente avremmo un file video e un file audio separati e vanno uniti. Il metodo che uso io, usando Final Cut, e forse non lo uso neanche al meglio, è quello di prendere la traccia audio del video, che comunque c'è perché viene registrato con una telecamera che è il suo microfono integrato, metterci sotto la traccia audio che arriva dallo zoom F2, dopodiché zoomare, quindi diciamo così andare nei dettagli del suono e sincronizzare i due file, sia come onda, come forma d'onda, che la posso vedere da Final Cut, e poi anche con il sonoro. Quindi se sento un eco vuol dire che le due tracce non sono sincronizzate. Se invece sento come se fosse un unico audio, allora vuol dire che sono sincronizzate, le devo spostare un pochettino, e dopodiché, dopo che ho finito questa operazione, prendo traccia audio del video e la azzero, e quindi a quel punto lì avrò la traccia audio che proviene dallo zoom F2 perfettamente sincronizzata sul video che ho fatto. Ci sono però altri programmi che questa operazione la fanno in automatico, andando a confrontare le due onde sonore, e quindi meglio ancora. Quindi diciamo così, un'operazione in cui ci si perde, io penso, su 2-3 minuti, va fatta solamente all'inizio della post-produzione. Io faccio così, quindi prendo tutto il video e ci metto sotto tutto l'audio, dopodiché quando faccio i vari tagli, taglio sia il video sia l'audio, quindi non mi va mai fuori sincrono, anche se faccio diversi tagli nella mia post-produzione. Quindi, ci ho detto, spero che questo video vi sia interessato, che vi abbia dato qualche spunto. Magari qualcuno ha bisogno di un registratore audio di questo tipo e quindi io consiglio di darci un'occhiata. Andate a vedere pure altri video che fanno i confronti, perché ci sono anche altre marche che producono oggetti simili, però io a suo tempo ho valutato che questo fosse il migliore, il più piccolo, il più performante, quindi come qualità-prezzo, come rapporto qualità-prezzo non c'è la paragone con gli altri, però sicuramente ognuno poi ha le sue esigenze ed è bene analizzarle un po' meglio. Per cui questo video finisce qui. Se vi è interessato mi fa piacere se mettete un like, se avete delle osservazioni o inesattezze che ho detto fatemelo pure presente. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. Buona giornata.